Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi sono in compagnia del dottor Roberto Di Primio, titolare di Apice Piante, e siamo in questo campo varietale di ulivi dove ci sono circa 600 piante che daranno vita alle nuove giovani piante, giusto Roberto? E oggi, parlando proprio di ulivi, ho chiesto a Roberto di darci proprio qualche utilissimo consiglio su quando potare. Sì, la potatura dell'ulivo, similmente ad altre piante, si fa chiaramente a fine inverno. Nell'olivo in maniera particolare, perché questa cosa? Perché la pianta finisce il riposo vegetativo e va verso la primavera. Quindi fine inverno cosa significa? Che noi già da febbraio, ecco, già da metà febbraio in poi, possiamo potare per un periodo che va quindi febbraio, marzo, inizio aprile. Questo è il periodo più adatto. Ma uno potrebbe pensare anche di potare anche a ottobre-novembre. Nell'olivo questo è un po' pericoloso perché quando la pianta ha tanti rami, una pianta si protegge contro il freddo. Mentre una pianta potata troppo presto, poi quando arriva il freddo intenso, che qui da noi diciamo, ma un po' in tutta Italia, il freddo arriva a gennaio, io voglio invece che in questo mese di gennaio la pianta sia abbastanza protetta. E quindi per essere protetta la pianta deve essere vestita. Vestita significa non che ha un abito, ma vestita nel gergo del potatore significa che ha ancora tutti i suoi rami, mentre quando si pota la pianta è nuda, quindi si mette a nudo quello che sono le branche principali. Quindi periodo della potatura certamente fine inverno, inizio primavera, e poi un'altra finestra si apre a fine estate, proprio in questo periodo qui. Settembre. Fine estate, settembre, ecco, quando la pianta finisce il grosso della sua vegetazione, si possono togliere i polloni. Che cosa sono i polloni? Sono tutti questi rami vigorosi che nascono al centro della pianta e questi anche che nascono da sotto. Ecco, questi rami qui. questi come si chiamano? Questi sono dei polloni, in questo caso ce ne sono tanti perché è una pianta che è innestata sul selvatico. Questi vanno tolti, proprio in questo periodo vanno tolti. Oh, quindi Perché questi vanno a togliere nutrimento alla parte alta della pianta. Però la pianta anche in alto li fa questi succhioni, sono questi rami verticali, questi qua, questo è un succhione che va tolto, certamente si lasciano quelli piccoli e si tolgono quelli grandi. Quindi questa prima parziale potatura si può fare in questo periodo, tenendo presente di non togliere più non più del 20% della vegetazione, perché la pianta adesso sta ancora in vegetazione e quindi non dobbiamo mortificarla troppo, non dobbiamo toccarla troppo. Questo vale anche per le altre piante. Quando sto in piena estate, quando la pianta sta ancora vegetando, si può fare qualche taglio, si possono togliere i succhioni, ma non bisogna esagerare perché la pianta è in piena crescita. Se io vado a togliere troppo, la pianta si blocca e l'apparato radicale va anche in sofferenza. Noi vogliamo che le nostre piante stiano bene e quindi per il benessere delle nostre piante qualche taglio fa bene, ma tagliare troppo certamente non fa bene. l'ultima cosa che chiedo a Roberto, parlando proprio di percentuali, nella potatura invece quella che facciamo in inverno, quando appunto è il febbraio della situazione, in percentuale è una potatura drastica quella che si fa sull'ulivo. Si fa una potatura abbastanza pesante, l'olivo si può potare anche un anno sì, un anno no, diciamo, se uno non vuole. Quindi se si pota un anno sì, un anno no, la potatura intorno al 60-70% dei rami deve cadere. Però Quindi si pota molto. Se invece la potatura si fa tutti gli anni e magari ho già tolto i polloni anche l'estate, si va su potature intorno al 40-50%. Comunque sì, si fa sempre una bella potatura perché io ho bisogno di riportare la luce nella parte bassa della chioma, quindi non devo far sfuggire la pianta. Ecco, negli hobbisti, nei giardini, molto spesso a tutte le piante hanno il problema che se ne vanno troppo in alto e che cosa succede? Succede una specie di meccanismo di chi si morde la coda, perché più la pianta va in alto, più i rami bassi si seccano, più quando il potatore arriva con le sue forbici in mano non trova i rami verdi alla base, quindi dice io me ne sono andato in alto perché non c'erano più i rami verdi, ma non c'erano i rami verdi perché non hai potato in maniera giusta. Quindi bisogna potare bene, soprattutto nella parte alta della chioma, in modo tale da far entrare la luce nella parte bassa. E questo introduce, e anche l'argomento di un nostro prossimo video,
della potatura a vaso, che è la potatura per eccellenza della luce, Bene. dà luce alla pianta. Allora Roberto ci ha già accennato appunto che andremo adesso a girare un nuovo video parlando sempre di potatura, perché sulla potatura vi è veramente tanto interesse, e il sapere come in questo caso del dottor Di Primio ci è veramente utile, perché ci dà la possibilità insomma di non commettere degli errori, soprattutto a noi, come definisce Roberto, hobbisti, che lo facciamo più che altro perché è bello avere anche un ulivo in giardino, magari non per produrre l'olio come viene fatto invece qui nelle famiglie, che è di uso e di tradizione. Alla fine di questo video mettete sempre un bel pollice in su, condividete nei social, e a questo punto andiamo a vederci un altro video sulle potature.